Dalla follia alla malattia mentale, al mental disorder. Nel ragionare sulla condizione che appartiene alla dimensione della follia, bisogna stare attenti ai nomi. I nomi sono molto indicativi. I nomi da una parte dell'entità in sé. La parola follia, per esempio, che io uso frequentemente per i suoi contenuti umanissimi, prima ancora che contenuti di una malattia, è abbastanza poco usata, direi obsoleta, guardata con una certa diffidenza, perché a questa parola sono state sostituite nel corso della storia altre parole, per esempio quella di malattia mentale, quella di disagio psichico e oggi più attualmente quella di mental disorder, cioè disordine mentale nell'ottica del disordine dei comportamenti. Beh, ognuna di queste parole ha una storia, ognuna di queste parole contiene un modo di rapportarci come collettività, non solo scientifica, ma anche come collettività umana, a questa dimensione altra dell'esistenza. E dunque bisogna fare molta attenzione. Io dico sempre, in psichiatria le parole pesano come pietre, si devono usare con grande attenzione. È quello che cerco sempre di dire agli studenti che si occupano di queste cose e che si preparano a lavorare in questi settori. Usate le parole bene, perché non sono banali. Determinano, abbiamo detto, la sostanza della cosa, ma determinano anche gli individui, perché se lei il malato lo chiama malato, lo chiama paziente, lo chiama ospite, lo chiama lavoratore, lo chiama residente, lo chiama condomino, lo chiama, insomma, utente, lo chiama oggi poi, ultima soluzione, cliente. Beh, lei si capisce subito che queste parole contengono un'idea di uomo totalmente diversa. Il malato cliente non è il malato utente, non è il malato paziente, eccetera, eccetera. Dunque, grande attenzione. Grande attenzione vuol dire che per parlare di queste cose bisogna tutti un po' trasformarci, come dire, in storici, cioè avere chiara una dimensione storiografica di queste cose, che vuol dire nient'altro il modo con cui di secolo in secolo, di periodo in periodo, l'uomo ha cominciato a dire delle cose attorno a delle cose che abbiamo chiamato questa radicale alterità. Allora, per riassumere molto brevemente, la follia era una parola che accompagnava la dimensione umana fin dall'antichità. Era come la parte oscura, la parte ombrosa della ragione. E però la ragione non può vivere senza di essa. È come un gemello oscuro, un gemello che però nella sua oscurità contiene messaggi, una volta degli dèi e poi dell'inconscio, dei messaggi, che naturalmente il cui ascolto dà forza alla singolarità della persona, non lo fa omogeneo a tutti, no, ognuno ha la sua voce che deve essere in qualche modo ascoltata. Allora, evidentemente la parola follia per me ha una grande potenza antropologica, esistenziale. E la parola malattia mentale è una parola che arriva tardi, arriva quando si comincia a pensare alla malattia, alla condizione del folle come una malattia del cervello. Quindi siamo in pieno post-illuminismo, positivismo ottocentesco, in cui si pensa che è una disfunzione del cervello o qualcosa di simile che crea una malattia, esattamente come la malattia polmonare o la malattia cardiaca. Dunque c'è bisogno dietro un'eziologia di tipo biologico quasi. E poi più su, nel corso del Novecento, si è cominciato a parlare di disagio psichico. Intendo dire disagio vuol dire non essere a proprio agio, non essere adattati alla società, quindi con uno sguardo più sociologico. E fino a oggi, in cui in qualche modo, in assenza ormai di una visione complessiva di questo fenomeno, si è cominciato a spezzettarlo e a dire l'unica cosa che possiamo dire è il tuo malcomportarti. Ci sono dei comportamenti, dei disordini
mentali che si esprimono nell'ordine del comportamento, dell'azione. Però si capisce bene che in questa ultima sua denominazione, naturalmente la sostanza che l'uomo ci ha sempre cercato di in qualche modo catturare si sta frastagliando. Poi la si ricompone un po' in un modo, un po' nell'altro, a seconda delle epoche dei manuali di classificazione americani, ma sostanzialmente si sta sparpagliando e naturalmente sta diventando soltanto indicatore di azione, non più indicatori di esistenza. Il mental disorder permette di dire che tu hai un disturbo di quella funzione legata a un tuo comportamento, ma il legame con la condizione di esistenza che l'ha provocata o con la condizione di esistenza che questo sintomo vuole esprimere si va lentamente perdendo, smarrendo, e questo naturalmente in qualche modo dà un attacco mortale a una condizione per la quale da una parte la follia abitava il mondo psichico nelle sue profondità e dall'altra abitava quel rapporto tra il cielo e la terra, diciamo, quel rapporto che mantenevamo aperti con la dimensione più spirituale dell'uomo, che oggi è meno importante, sempre meno importanti, in una concezione di nuovo desertificata del mondo psichico, in cui quel che si vede è soltanto le funzioni del tuo comportamento nella sua dimensione visibile.